Ciao ragazzi e benvenuti alla nuova lezione. Oggi andremo a vedere come fare una pivot e un pivot in Power Query. Allora, mi sono preparato una tabella in Excel. Come si creano queste tabelle le vedremo poi quando passeremo in Power Pivot. Quindi nazione, regione, città. Per me, per l'esempio che vi farò per farvi comprendere le pivot e le un pivot, il campo chiave sarà città, quindi sarà un record univoco. Allora, ho fatto qui una pivot, quindi questa pivot è basata sulla tabella che vi ho appena mostrato. Io però vorrei mettere la nazione in orizzontale, come è mostrato qua, questo è il risultato finale che andremo ad ottenere facendo una pivot. Quindi la nazione orizzontalizzata con i suoi valori corrispondenti all'interno. Sulle pivot tradizionali, se io vado a mettere la nazione in orizzontale, ok, ottengo una parte del risultato, però quando vado a spostare la città nei valori, al massimo riesco a fare un conteggio, una somma o quel che voglio, però posso lavorare solo con elementi numerici, quindi con misure. Per ottenere questo risultato qua, nella situazione iniziale, ci portiamo la tabellina che ho creato in Power Query. Allora, da tabella, così la importiamo, ed eccola qua. Sopra ho già due tabelle collegate perché mi sono servite per farvi l'esempio sotto. Quindi ecco qua, tabella 2, la rinominiamo, quindi pivot con i corsisti, che siete voi. Perfetto, vedete, così si nomina anche eventualmente la tabella che andiamo a caricare. Bene, allora, con che elemento vogliamo lavorare? Nazione è il campo che noi vogliamo andare a orizzontalizzare, quindi ricordiamoci, selezioniamo sempre il campo con cui vogliamo andare a interagire. Selezioniamo nazione, andiamo su trasforma e ecco qui abbiamo il bottoncino colonna pivot. Lo premiamo, quindi la colonna di interazione nazione. Cosa vogliamo mettere all'interno delle colonne che si creeranno di nazione? La regione. Opzioni avanzate, qui possiamo scegliere se fare dei conteggi, con i conteggi otteniamo lo stesso risultato che abbiamo con le pivot tradizionali. Minimo e massimo, se dobbiamo fare delle aggregazioni per non spaccare la chiave, eventualmente si può andare a selezionare questi valori, piuttosto che non aggregare abbiamo il dato esploso al massimo. Nella nostra casistica facciamo non aggregare. Ok, ecco che come vedete abbiamo fatto la pivot, però utilizzando anche dei valori, quindi non solo ed esclusivamente le misure. Adesso per fare le cose fatte bene convertiamo il null con estero, quindi sostituisci il valore del menu home, null, mettiamo estero e premiamo ok. Ok, siamo furbi, al posto di fare un altro passaggio qui per fare un altro elemento, se ricordate le lezioni precedenti, leggiamo un pochino il linguaggio M, quindi vediamo che è Italia, quindi molto probabilmente intuito direi che si fa virgola, Germania, ricordatevi il case sensitive, quindi lettera maiuscola se c'è, premiamo invio, ecco che ha funzionato, io già lo sapevo ma provate perché in realtà è molto più semplice di quanto possa sembrare. Così abbiamo ottenuto solo un passaggio, vedete? Perfetto. Fatto questo, la possiamo, vediamo una preanteprima di questo bottoncino, chiudi e carica in, gli diciamo non crearmi la tabella nel tab Excel come abbiamo visto finora, ma fammi solo ed esclusivamente una connessione, quindi un link. Premiamo carica ed ecco che qui si crea il nostro lavoro come connessione. Così noi adesso cosa facciamo? Andiamo qui, facciamo inserisci pivot, da dove? Da origini data esterna, seleziona connessione, eccola qua, quindi apri, ok, quindi senza dover per forza buttare i dati in Excel, utilizziamo la connessione virtuale in modo da tenere i dati compressi e da qui possiamo lavorare. Diciamo che comunque il risultato è questo e quindi diventa utile poi anche andare a metterli come campi pagina, che è la cosa più interessante, filtrarsi tutte le regioni del Veneto dell'Italia, ecco che andiamo a fare questo tipo di filtro qua. Anche qui nei campi pagina, nella più tradizionale, ok, io dico prendiamo una regione e io voglio il Veneto.
Ok, mi esce il Veneto. Però non so se sto lavorando su Italia. Invece qui ho praticamente la doppia visione di quello che sto facendo. Facciamo velocemente un pivot. Quindi questa è una seconda tabella che ho preparato con i campi orizzontalizzati. Io voglio da questa situazione, che può succedervi, ritornare alla situazione iniziale. Quindi voglio prendere la nazione che è qui e metterla in verticale, verticalizzare il dato. Una nota, tendenzialmente si tende sempre a verticalizzare il dato perché è molto più semplice da lavorare. Non tutti i sistemi come la Power BI permettono di fare un pivot con la facilità con cui vi mostrerò ora. Quindi prendiamo la tabellina, la tabella, la importiamo. Perfetto. Su quali colonne voglio interagire? Su queste due perché le voglio verticalizzare. Andiamo, quindi le selezioniamo entrambe usando il CTRL o lo SHIFT come preferite. Trasforma, linguetta qui e facciamo trasforma tramite un pivot solo le colonne selezionate. Perfetto. Ecco che si è ritornati quasi alla situazione precedente. Allora, la prima cosa da fare è cambiare i nomi, quindi attributo, questa è la nazione, il valore è la regione. Cosa facciamo adesso per arrivare alla situazione iniziale? Escludiamo quel valore che non ci interessa, esterno, ed ecco che la carico, così la vediamo, eccola qua, che corrisponde alla tabella iniziale. Quindi la Power BI ha introdotto questo sistemino che con pochi passi riusciamo a fare pivot e un pivot. Bene, con questo è tutto, ci vediamo alla prossima lezione, iscrivetevi al canale, mettete un like, se avete dubbi o domande commentate, alla prossima lezione. Ciao!